Riferendomi ai personaggi che sono i protagonisti degli eventi biblici, cioè agli Elohim, viene proprio in mente l'esistenza di una casta che da un certo punto in avanti ha deciso di governare rimanendo nascosta. E rimanendo nascosta opera attraverso i rappresentanti. Buongiorno amici, oggi torniamo a parlare di attualità e Bibbia che sono strettissimamente legate e soprattutto perché parliamo di ciò che avviene all'interno di una certa società i cui componenti si rifanno continuamente alla Bibbia, la nominano costantemente e costantemente nominano il Dio biblico, e quindi sono qui con Elisabetta che sta seguendo le vicende con molta attenzione. Buongiorno amici, sì Mauro, in effetti da quando prestiamo particolare attenzione al tema dell'indagine Epstein-Maxwell e alle conseguenti tue riflessioni sulle pagine dell'Antico Testamento, non posso che rileggere anche con attenzione alcuni capitoli del nuovo libro di David Icke che abbiamo già citato, The Roadmap Escaping from the Maze of Madness. L'autore dice: ho iniziato a indagare sulle reti di pedofili negli anni 90, quando ho visto il numero impressionante di pedofili che occupavano posizioni di potere e influenza, specialmente tra quella che io definisco l'elite del culto globale. La mia domanda era ancora una volta perché? E sinceramente anch'io mi associo a questa domanda e mi chiedo quale folle giustificazione può spiegare l'ossessione per i minori che si associa spesso a personaggi che sono in posizione di grande potere economico, politico e non dimentichiamo religioso. Posizioni che spesso il popolo tende a rispettare, ossequiare, sentendosi quasi in stato di inferiorità. Come dicevi tu, visto che questi personaggi fanno spesso riferimento al Dio biblico, io ti chiedo se possiamo trovare richiami alla pedofilia purtroppo nel mondo culturale legato a questo testo sacro, qualcosa che ci possa avvicinare a comprendere le radici di questa follia. Ovviamente ci possono essere tutta una serie di spiegazioni mediche che possono riguardare la sfera comportamentale, soprattutto di una certa casta, ma che, come dici tu, purtroppo si rifà al Dio biblico. E già altre volte ho narrato la vicenda che è nel libro dei numeri relativa alle bambine, eccetera. Per oggi voglio leggervi innanzitutto una frase tratta dal Talmud babilonese, ovviamente, del trattato Berachot, dove quando si parla della possibilità di recitare la preghiera addirittura da parte di genitori che hanno nel letto dei bambini nudi, si dice chiaramente questo: fino a che età sono considerati minorenni a questo riguardo, cioè riguardo alla possibilità di recitare lo Shema Israel? Ed è un maestro che ne parla in una baraità. E disse Rav Hisda: una bambina fino all'età di 3 anni e un giorno, mentre un bambino fino all'età di 9 anni e un giorno. Nelle note del Talmud tradotto e commentato da esegeti ebrei c'è scritto: la Torah riconosce legalmente le conseguenze di un rapporto sessuale solo se avvenuto tra una donna che abbia almeno 3 anni e un giorno e un uomo che abbia almeno 9 anni e un giorno. Io francamente ho qualche difficoltà a leggere il termine donna, ma così è scritto. Se essi sono più giovani di queste età, qualsiasi rapporto tra di loro non ha rilevanza dal punto di vista legale, dice Rashi, nel senso che non è considerato rapporto sessuale. Cioè non è considerato rapporto sessuale se la bambina ha meno di 3 anni e un giorno. E in uno dei miei libri ho riportato testualmente, con tanto di citazioni, non solo ciò che dice la Bibbia, ma ciò che hanno detto nei secoli i rabbini
che si sono occupati di questo tema, ovviamente. Leggo testualmente, guardate. Quando Abramo ritornò dal monte Moria, gli fu annunziata la nascita di Rebecca. Isacco aveva allora 37 anni, perché proprio a quel tempo morì Sara a 127 anni. Isacco aveva dunque allora 37 anni. In quel tempo nacque Rebecca. Isacco aspettò che fosse pronta per il matrimonio, cioè 3 anni, e poi la sposò. Questo è un altro commento di Rashi sulla Genesi, ma non basta. In Nidda 44b e nella Mishnah 5.4 si afferma che una bambina di 3 anni e un giorno di vita è fidanzata attraverso il rapporto sessuale, e i saggi dicono che se essa è più giovane di quell'età, il rapporto con lei è come mettere un dito in un occhio. Ovviamente queste citazioni sono corredate dalle note in modo da essere assolutamente certi di ciò che diciamo, e nel libro scritto con Erich von Däniken, Cieli in fiamme, diciamo, questi infatti ordina, questi sarebbe Yahweh, ordina ogni piè sospinto, uccisioni, massacri, rapimenti, eccetera, sacrifici anche di bambini e stupri anche di bambine. Le letture violente e fanatiche sembrerebbero trovare davvero fondamento proprio nella scrittura. Anzi, si può dire che la violenza non costituisce una deriva, ma è il frutto prevedibile e logico di un testo che ne è intriso. E questo ovviamente si rifà a quello che dicevi tu prima. Questa casta cita costantemente questa divinità, questo Dio, questo supposto Dio, e questo testo sul quale tra l'altro giura. Tra l'altro, andando a fondo nelle ricerche che riguardano questa casta di potenti, mi viene da dire stranamente, ma forse non è stranamente, compaiono continuamente dei personaggi legati al movimento sionista, legati ad Israele, legati ai servizi, legati al Mossad. Quindi c'è come un filo conduttore che dalla Bibbia all'attualità procede, mi viene da dire, senza alcun tipo di interruzione. Per quanto riguarda l'attualità, in passato abbiamo visto il presidente israeliano Netanyahu attingere ampiamente dal testo biblico per giustificare le sue mire espansionistiche. E anche l'espansionismo è sempre giustificato con la promessa che Yahweh avrebbe fatto ad Abramo di dargli tutta la terra che va dal Nilo all'Eufrate. Quindi parliamo comunque di una casta privilegiata. Leggendo ancora Ike emerge la sua forte convinzione che le persone dietro le quinte del potere reale sono molto più potenti e influenti dei politici. Anzi, sono persone che probabilmente gestiscono il potere economico con accordi, alleanze, progetti a lungo termine, ma sempre dietro le quinte. Riferendomi ai personaggi che sono i protagonisti degli eventi biblici, cioè agli Elohim, viene proprio in mente l'esistenza di una casta che da un certo punto in avanti ha deciso di governare rimanendo nascosta, e rimanendo nascosta opera attraverso i rappresentanti, che sono i cosiddetti frontman, cioè coloro che noi conosciamo perché sono quelli che si espongono pubblicamente, però paiono veramente essere governati da qualcuno che sta dietro. Questo non è complottismo ovviamente, ma è tentativo di osservare una realtà che esplicitamente si rifà a quei testi, esplicitamente si rifà a quelle leggi. Fa venire in mente anche un'altra cosa quando si parla di profezie. Sembra quasi che ci sia qualcuno che fa un'affermazione
in relazione al futuro, non perché veda il futuro, ma perché poi fa in modo che ciò che lui ha affermato si avveri. Finte profezie. Dico una cosa già sapendo che la farò capitare. E qui mi viene in mente, per esempio, tutto il discorso, tutta la polemica sui protocolli dei Savi di Sion, dei quali forse varrebbe la pena di parlare. Un documento falso, non è un documento falso, è degli ebrei, non è degli ebrei, è antisemita, ma la cosa importante, per esempio, sarebbe poi capire se quello che c'è scritto lì sta avvenendo oppure no, indipendentemente da chi l'ha scritto e dagli obiettivi che aveva quando l'ha scritto. E questa casta che sta operando in modo, diciamo pure per quanto riguarda la pedofilia, in un modo assolutamente disgustoso, è una casta che, come abbiamo detto prima, detiene il potere economico, detiene il potere politico ed è quindi in grado anche di creare delle situazioni alle quali seguono delle reazioni che richiedono una soluzione, e questa casta poi applica la soluzione. È una sorta di programma di controllo della società, ma anche questo ha un fondamento biblico. E anche qui voglio leggervi una frase del Talmud per quanto riguarda l'aspetto finanziario economico, cui già ho parlato quando ho detto che Yahweh dice ai suoi: voi presterete denaro alle nazioni, ma non vi farete prestare denaro, perché chi presta denaro è padrone e chi riceve denaro in prestito è schiavo. Ecco, sempre nel Talmud c'è scritta un'affermazione che è veramente importante in ordine al tentativo di comprendere come nascono certe situazioni. Rabbi Ishmael dice: chi vuole diventare saggio si occupi delle leggi monetarie, poiché non c'è materia più grande nella Torah, essendo esse simili a una sorgente da cui sgorga l'acqua. Questa la dice lunga, quindi, sull'importanza che una certa parte della società dà al denaro, alla gestione del denaro e alle possibilità che il denaro conferisce di avere il totale controllo della società. Ed è una casta che già allora si riteneva impunita o impunibile. Pensiamo ad esempio alla vicenda di Mosè quando sposa una donna etiope, cosa che era assolutamente proibita da Yahweh. Aronne e sua sorella Miriam si prendono la libertà di lamentarsi di questo fatto, lo fanno notare a Yahweh e difatti dice il capitolo 12 del libro dei Numeri: Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva sposato. Dissero: il Signore ha forse parlato solo con Mosè? Non ha forse parlato anche con noi? Il Signore disse subito a Mosè, Aronne e Maria: uscite tutti e tre verso la tenda del convegno. E poi dice: io con Mosè parlo bocca a bocca, non con enigmi, ed egli contempla l'immagine di Yahweh, cioè la mia immagine, dice lui. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? L'ira di Yahweh divampò contro di loro ed egli se ne andò. La nube si allontanò dalla tenda, tanto per cambiare abbiamo questa nube che sempre avvolge il kavod di Yahweh, ed ecco Maria era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Mosè era libero di fare ciò che voleva, gli altri non dovevano permettersi di giudicare il comportamento di Mosè, ma altra cosa strana e direi per noi inaccettabile, ad essere punita è soltanto la donna, non Aronne. Poi loro due chiedono a Mosè di intervenire presso Yahweh per togliere questa punizione a Miriam, ma Yahweh cosa fa? Yahweh rispose a Mosè: se suo padre le sputasse in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia isolata 7 giorni fuori dall'accampamento e dopo vi sia di nuovo ammessa. Miriam rimase isolata fuori dall'accampamento 7 giorni e il popolo non partì fino a quando Miriam non fu riammessa.
Ecco, questo è un esempio di trattamento speciale riservato alla casta dei comandanti, così come un altro esempio è quello del vitello d'oro, quando sapete Mosè rimane sulla montagna per lungo tempo e il popolo allora chiede ad Aronne, lo andiamo a leggere da un altro testo perché ci sono degli aspetti interessanti. Il popolo, vedendo che Mosè indugiava nello scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: facci un Elohim che vada davanti a noi, perché di quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa ne sia. Aronne disse loro: staccate gli anelli d'oro, i pendenti dalle orecchie. Insomma, Aronne non prova neanche a fermare il popolo, non prova neanche a convincerlo, ma immediatamente si adegua alle richieste del popolo e rastrella tutto l'oro personale che loro avevano addosso, e con questo fonde questa figura, questa statua del vitello d'oro che loro si mettono ad adorare. Yahweh avverte Mosè e dice: guarda che i tuoi si sono allontanati presto dalla strada che avevo loro prescritto, si sono fatti un vitello fuso e si sono prostrati davanti ad esso, gli hanno sacrificato, eccetera. E dice: ora lasciami fare, la mia ira si accende contro di loro e li divora, mentre di te farò una grande nazione. Mosè addolcì il volto del Signore suo Dio, cioè il volto di Yahweh suo Elohim, e disse: perché Yahweh la tua ira si accende contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani dovrebbero dire: li ha fatti uscire con malizia per ucciderli sui monti e per sterminarli dalla faccia della terra? Mosè qui si rivela, lo dico tranquillamente, più intelligente di Yahweh, cioè in sostanza gli dà un suggerimento molto astuto. Gli dice: non ucciderli, perché poi quegli altri avranno diritto di pensare che tu l'hai fatto apposta, ed è una cosa alla quale Yahweh non aveva pensato. Dunque abbiamo Mosè che pensa ad una strategia alla quale Yahweh non aveva pensato. Ma la cosa strana ancora poi è che Mosè, subito dopo aver ottenuto da parte di Yahweh l'assicurazione che Yahweh non sarebbe intervenuto, perché dice la Bibbia il Signore abbandonò il proposito di fare del male al suo popolo, Mosè disse ad Aronne: che cosa ti ha fatto questo popolo per averlo indotto in un grande peccato? E Aronne gli risponde: essi mi dissero: facci un Dio che vada davanti a noi, perché di quel Mosè non sappiamo più nulla. Quindi in realtà Aronne, che faceva parte della casta dominante, Mosè dalla parte laica e Aronne dalla parte sacerdotale, e anche questo ha dei precisi riferimenti con l'attualità, cioè il potere laico e il potere religioso che viaggiano assieme. E allora cosa succede? Che Aronne comunque non viene punito, non viene neppure redarguito per non aver tentato di fermare il popolo, ma per aver aderito immediatamente alla richiesta che il popolo gli ha fatto di costruire questo vitello d'oro. E Mosè vide che il popolo era sfrenato. Allora Mosè si tenne sulla porta dell'accampamento e disse: chi è per Yahweh venga da me. Vicino a lui si radunarono tutti i figli di Levi. Disse loro: così dice il Signore Dio di Israele, che ricordiamo aveva abbandonato il proposito di punire il popolo: ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, e ognuno uccida il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. Cioè Mosè, che fa parte della casta dominante, in realtà fa quello che vuole. Dice a Yahweh non punire il popolo e poi ci pensa lui e uccide ben 3.000 persone. Quindi c'è veramente una libertà di azione nei confronti anche di chi sta dietro e di chi apparentemente è più potente, ma chi detiene il potere nei confronti di noi, popolino, si ritiene al di sopra delle leggi e ritiene di poter fare ciò che vuole.
E questo è il classico esempio di come si può creare una situazione la quale determina un problema per il quale si trova la soluzione. E qui il problema era quello di far emergere i rivoltosi, e quindi questa può essere l'esempio appunto di una operazione programmata a tavolino, e questo potrebbe anche essere il motivo per il quale Aronne poi non è stato punito. Ne abbiamo anche già parlato nell'ultimo video dedicato a questo triste argomento. Sono usciti milioni di documenti desecretati che riaccendono luci e ombre sia sulla coppia Epstein-Maxwell, ma soprattutto interessa a noi sui loro rapporti con presidenti, ex presidenti. In questi giorni è interrogata la coppia dei Clinton, per esempio. Ci sono documenti che coinvolgono il presidente americano in carica, Trump. Sappiamo di quanto è accaduto nel Regno Unito, quindi la casta decisamente è rappresentata in questo caso, e la cosa interessante, tristemente interessante, ma che comunque sul quale i riflettori vanno, è che anche qui abbiamo sempre rapporti con i vertici del Mossad, quelli dei servizi americani, quelli inglesi, quindi c'è sempre, come dicevi tu prima, questo filo conduttore, che il padre di Ghislaine Maxwell era a sua volta connesso a tutta questa rete di potere, Sì, connesso al movimento sionista. probabilmente ai servizi, al Mossad, ai servizi americani, ha fatto infatti una brutta fine, cosa che succede quando poi Certo. un elemento diventa scomodo, Lo hanno fatto probabilmente. saltare in aria. Sì, o apparentemente, insomma, purtroppo non sapremo mai la verità, però possiamo dire tale padre, tale figlia, questo di Sì, sicuro, sì. ahimè, anche perché già i meccanismi che lui utilizzava di ricatto erano spesso a sfondo sessuale, e quindi sembra quasi la stessa scuola che viene portata avanti. Quindi direi che letto ciò che abbiamo letto, visto ciò che abbiamo visto, e man mano che ci si inoltra dentro questa rete di società e di potenti, ci si accorge sempre di più di quanto questo mondo attuale sia legato all'antico mondo descritto nella Bibbia. Possiamo dire purtroppo che la vicenda certo non è finita, assolutamente. È una vicenda che proseguirà riservandoci delle sorprese. Mi viene da dire, proprio come fa la Bibbia quando la leggiamo con sempre maggiore attenzione e andando sempre più nel profondo per capire che cosa realmente dice, non che cosa le viene fatto dire. Concordo nel non lasciare abbandonato questo argomento. Man mano che i personaggi che vengono messi in luce, coinvolti nel meccanismo, sono più potenti, ci sono sempre tentativi di distrazione dell'attenzione. Abbiamo visto il presidente che promette addirittura nuove informazioni sugli UFO, Ah come se sì, noi fossimo veramente un popolo facilmente abbindolabile, ecco, sì, diciamo così. purtroppo in parte lo siamo. E quindi come sempre direi leggiamo con attenzione, analizziamo con Sì. attenzione ciò che succede, ciò che viene detto, e ovviamente ognuno poi fa la sua parte, io faccio la mia parte, sapete qual è, e quindi proseguiamo in questa direzione nel capire realmente in quale mondo viviamo e da chi siamo governati. Come al solito, grazie, ciao e alla prossima. Ciao.